E se l'attaccante del futuro dell'Inter stesse finalmente esplodendo in Serie B? Parliamo di Samuele Mulattieri, un talento con la testa sulle spalle che si ispira ad Ibrahimovic e Diego Milito. Di proprietà dell'Inter, in prestito al Frosinone, dove in questi giorni, tra l'altro, con una doppietta segnata contro il Venezia, è arrivato a toccare quota 10 gol in Serie B, doppia cifra in questo campionato, un campionato in cui si sta finalmente consacrando in Italia, accendendo anche le voci di mercato che sicuramente non mancano già dallo scorso gennaio, ma non solo. E allora, giustamente, molti tifosi della community di Passione Inter mi hanno detto e ci hanno chiesto: ma non sarebbe il caso di provare a riportarlo a Milano per completare l'attacco dell'Inter con un giocatore già di proprietà dell'Inter? Ne parliamo insieme in questo nuovo episodio di oggi, in cui andiamo ad analizzare insieme appunto Samuele Mulattieri. Amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio. Vi chiedo subito un bel mi piace, clic sul tasto mi piace subito e iscrivetevi al nostro canale, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Attivate la campanella, rimanete sempre collegati con noi. Questi giorni abbiamo lanciato anche il nostro nuovo sito passioneinter.com, anche lì trovate tante analisi, approfondimenti e contenuti ogni giorno. Partiamo come sempre dalla notizia, anzi dalle notizie su Mulattieri, che come detto sta segnando con grande continuità, sta trovando la sua dimensione, sta crescendo molto bene, e su di lui già a gennaio si erano accese delle sirene di mercato con delle società di Serie A che hanno manifestato il proprio interesse nei confronti di questo attaccante dell'Inter. All'Inter potrebbe fruttare quindi una buona plusvalenza, anche se al momento l'idea sarebbe quella di non privarsene e di cercare magari di lasciarlo ancora un anno in prestito, magari proprio allo stesso Frosinone, che a meno di colpi di scena veramente clamorosi tornerà in Serie A, visto che ha un divario piuttosto ampio in vetta alla classifica, sta facendo una super stagione in Serie B, e quindi l'idea dell'Inter sarebbe quella di lasciarlo lì dove sta facendo molto bene per continuare a permettergli di farsi le ossa, appunto questa volta però nel campionato di Serie A, a meno di un finale di stagione veramente clamoroso, veramente spaziale, che allora inviterebbe magari a riflettere sulla possibilità di integrarlo già in prima squadra. Che giocatore è Mulattieri? Ve lo presento per chi magari non lo conoscesse. Partiamo come sempre dalla carta d'identità, dal sito Transfermarkt. Mulattieri attaccante, come dicevamo, classe 2000, nato alla Spezia, alto 1,83 m, nazionalità italiana nel giro anche della nazionale under 21, piede destro, di proprietà dell'Inter, valore attuale secondo Transfermarkt attorno ai 2,2 milioni di euro. Questa è la valutazione che fa il portale. La carriera, come detto, nasce alla Spezia, quindi cresce nel settore giovanile dello Spezia, dove gioca da ala destra e arriva a debuttare anche in Serie B, dove trova anche il gol tra i professionisti ancora minorenne. Poi l'Inter lo preleva, decide di acquistarlo, lo porta nella formazione primavera dove inizialmente fatica un pochino, soprattutto ad entrare, diciamo, nei meccanismi di gioco della squadra. A un certo punto però il tecnico, l'allora allenatore Armando Madonna, ha un'intuizione molto importante, cioè lo sposta dal ruolo di ala destra al centravanti di fatto, dandogli anche tanta possibilità di movimento, e lì di fatto arriva un po' la sua svolta, perché comincia a far molto bene nella primavera dell'Inter, viene girato in prestito al Volendam in Olanda, un'esperienza per lui molto, molto importante perché lo forma sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista umano, e il Volendam è una società con cui l'Inter tra l'altro ha una collaborazione molto proficua ancora in questo momento. In seconda divisione olandese comunque chiude la stagione Mulattieri con ben 19 gol segnati, ed è un bottino veramente molto molto importante. Torna in Italia, va in prestito al Crotone, dove parte fortissimo, 6 gol nelle prime 8 giornate, poi però il Crotone crolla, va verso la zona retrocessione, infatti a fine stagione retrocede, e ovviamente un attaccante giovane, classe 2000, da solo non riesce a far molto bene, o comunque non riesce a far svoltare la stagione del Crotone, e ne risente fino poi a marzo, quando poi ha anche un infortunio alla spalla che di fatto chiude prima la sua stagione. Per fortuna poi, direi, arriva la chiamata del Frosinone in estate, squadra fortissima in Serie B con veramente tanta ambizione, e lo stiamo vedendo oggi. Parte un po' in ballottaggio, poi però si prende tanto spazio. In questo momento in cui stiamo registrando, 25 presenze a referto per Mulattieri, con
la media di 52 minuti giocati a partita, segnando 10 gol e fornendo 4 assist. Praticamente ha contribuito, ad un gol del Frosinone ogni 93 minuti giocati. Niente male, possiamo quasi dire che col Mulattieri in campo il Frosinone parte sempre 1-0 di fatto. Come ruolo, per farvi capire che giocatore è, dove gioca, come gioca, vi condivido intanto una heatmap da SofaScore, una heatmap che vi fa vedere dove gioca, in quali zone di campo va a giocare principalmente Mulattieri. È una prima punta, come dicevo, di grande movimento, quindi lo vediamo svariare un po' su tutto il fronte offensivo. Gioca principalmente nel Frosinone in un 4-3-3 o nel 4-2-3-1 come terminale offensivo, come centravanti unico. Come caratteristiche: fisico longilineo, è abbastanza alto, ha una buona tecnica, è molto bravo nel condurre il pallone, ha anche un buon tiro con il destro, partecipa molto alla manovra come dicevo e fa veramente tanto movimento, è un generoso, ha una buona velocità, anche palla al piede. Nel vederlo giocare, visto che facciamo sempre un paragone magari per farvelo immaginare, per chi non l'avesse visto giocare, a me nel vederlo giocare ricorda un po' quell'Ibrahimovic che lui stesso ha detto di essere uno dei suoi idoli, cioè soprattutto il primissimo Ibrahimovic, quello magari dei tempi dell'Ajax soprattutto. E lui appunto dice di ispirarsi ad Ibrahimovic, anche a Milito, Milito che tra l'altro ha segnato un gol Mulattieri contro il Venezia che somigliava un po' a quei gol che faceva Milito. Quindi questo per farvi capire un po' la tipologia di giocatore. Può migliorare secondo me soprattutto nel fisico, poi dovrebbe irrobustirsi un pochino per la Serie A, nella gestione della palla spalle alla porta, nel far salire la squadra per poter fare il reparto da solo in un modulo di questo tipo. Me lo aspetto quindi che possa migliorare da questo punto di vista. Qualcosina può fare di più anche nella freddezza sotto porta, anche se ha un buon fiuto per il gol. Credo però che la pecca principale, considerando che partivamo dal presupposto di molti tifosi che ci dicevano: "Ma perché non portarlo subito all'Inter?" Ecco, in quest'ottica credo che la pecca principale al momento sia il fatto che lo abbiamo visto all'opera solamente in seconda divisione olandese e in Serie B italiana. Quindi il potenziale c'è, si vede sicuramente, però il salto dalla Serie B all'Inter non è sicuramente un salto molto facile. Di sicuro è un bravo ragazzo con la testa sulle spalle, come dicevamo anche all'inizio. Leggevo tra le altre cose che anche un artista fuori dal campo usa anche varie piattaforme di approfondimento e statistiche che utilizziamo anche noi per potersi riguardare, studiare magari quelli che sono gli errori che commette, studiarsi anche altri attaccanti, tra questi anche Lukaku, ha citato come attaccanti che lui studia per migliorare in quel ruolo, ed è sicuramente sintomo di grande professionalità per un ragazzo che compirà 23 anni ad ottobre e che quindi comincia ad affacciarsi con serietà a questo palcoscenico e comincia a costruirsi una carriera da Serie A. Vedremo se sarà poi anche da Inter. Nel frattempo teniamolo d'occhio, fatemi sapere se lo conoscete, se vi piace, se lo apprezzate, se lo vorreste vedere subito all'opera nell'Inter, oppure pensate che sia meglio per lui fare un percorso prima in un'altra società minore nel massimo campionato italiano. Vi ricordo di fare un salto nel club di Passione Inter, dove approfondiamo ulteriormente questi temi e parliamo anche di altri talenti di proprietà dell'Inter che stanno facendo bene in giro per l'Italia e per l'Europa, e tanti altri approfondimenti li trovate ovviamente su passioneinter.club, il club dei sostenitori di Passione Inter. Per salutarvi vi lascio in descrizione, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento che abbiamo realizzato nelle scorse ore che vi consiglio di ascoltare quanto prima, e se ci seguite da YouTube invece vi basta cliccare proprio qui.